Ciao a tutti, oggi faccio un video che non entra nella sfera proprio del medico veterinario, però ci tengo molto a fare questo video perché voglio un attimo farvi capire sia l'importanza del pedigree su animali di razza, quindi su cani e gatti di razza, e sia perché il vostro comportamento influisce su poi tutto quel mondo che ruota intorno alla compravendita degli animali. È molto importante, prima di tutto, che voi sappiate che tecnicamente, per legge, non esiste un cane di razza senza pedigree, cioè concettualmente nessuno potrebbe vendervi un cane dicendovi che quello è un cane tipo un Labrador se non ha il pedigree. Dovrebbe sempre dire è un incrocio di Labrador. Perché per legge vendere un cane senza pedigree di razza è illegale. Esiste proprio una norma e avete il diritto di chiedere i danni se qualcuno vi vende un cane di razza e non vi dà il pedigree. Quindi informatevi sempre sui vostri diritti prima di fare una compravendita perché è molto importante. Allora, perché il pedigree è importante quando acquistate, ma anche quando vi regalano in realtà un cane di razza o un gatto di razza? In primis, secondo me, ve lo dico col cuore, in primis è il fatto che ridurremmo, perché fermare è praticamente impossibile, però ridurremmo questo traffico illegale, anche un po' ehm, eticamente veramente scorretto, anche nei confronti di chi acquista il cane, di cani che arrivano fondamentalmente da zone molto spesso dell'est Europa, che vengono introdotti legalmente in Italia senza controlli e che poi vengono venduti in internet oppure in piccoli negozietti oppure in allevamenti che hanno magari un'etica bassa e vengono venduti a prezzi bassi e con la scusa che il prezzo è basso perché il pedigree costa 350 €, un documento che non serve. Ecco, ridurreste tutta questa cosa, tutta questa truffa, perché vi stanno truffando quando vi dicono che il pedigree costa 350, il pedigree costa 30-40 €, non so esattamente. Il problema è che se tu non accoppi due cani col pedigree, non puoi avere il pedigree dei cuccioli e quindi chiaramente se tu importi cani dall'estero, non puoi dargli un pedigree se non falsificandolo, però lì entriamo a un livello ancora più superiore. Quindi è importante che capiate questo concetto. Richiedere il pedigree significa fermare quei truffatori, significa fermare quel traffico, significa far sì che quelle persone smettano questo traffico e quindi non abbiano più l'interesse economico di far nascere cuccioli che molto spesso hanno problematiche, oltre al discorso che non vengono controllati dal punto di vista infettivo, infestivo, parassitario, ma molto spesso non ci sono i controlli su patologie genetiche come la displasia dell'anca, la displasia del gomito, le cardiomiopatiche, le oculopatie, cioè una serie di problematiche che poi voi vi trovate a dover sorbirvi eticamente, moralmente e economicamente. Quindi è molto importante che smettiate di comprare cani e gatti senza pedigree, vi rifiutiate. È chiaro che solo in quel modo chi vende il cane non ha più l'interesse perché nessuno glieli compra. È molto importante richiedere il pedigree. Il pedigree, ripeto, non è un documento, non è un documento, ah, ma non ce l'ho, ho risparmiato 300 € no. Il cane di razza costa di più, sì, ma perché ha determinate caratteristiche e determinate tutele, ripeto, malattie. Parliamo di malattie che costano poi soldi nel curarli e quindi
non cadete nell'errore di accettare di comprare cani, piuttosto, nel senso, se siete in quella condizione, non prendete il cane di razza, ma adottateli nel canile, punto, perché fate lì un'opera di bene. Altrimenti, per quel cane che è vero che salvate da questo tipo di mercato, perché ovviamente è una fabbrica di cani che vengono inseriti quotidianamente nel nostro paese, per quel cane però alimentate il mercato, e quindi ne nasceranno ancora di più. Quindi l'unico modo per bloccare quel mercato è non comprarglieli, in modo che quelle persone la smettano, perché chiaramente il problema lo risolvete voi consumatori, diciamo, compratori, acquirenti, proprietari. È l'unico modo per fermare questa cosa che è infermabile. È una cosa allucinante quanti cani vengono comprati a bassi costi, ma non è tanto il basso costo, parliamoci chiaro, non è il costo, è proprio senza pedigree, con tutti i rischi che voi avete. Si alimenta un mercato assurdo che va bloccato, e lo bloccate solo voi. Piuttosto, ripeto, non cadete nella... Ve lo dico onestamente, perché poi li pagate voi economicamente i problemi del vostro cucciolo. Quindi non cadete nell'errore, voglio per forza il cane di razza. Se non avete, e giustamente uno non deve per forza avere i soldi per comprare un cane, prendete un cane dal canile. Fate lì più un'opera di bene, fondamentalmente. Se volete un cane di razza, avete il diritto, io non sono quello della politica, i cani, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma tra prendere un cane di razza, senza pedigree, da provenienza molto spesso est europeo, introdotto illegalmente, prendete un cane in canile. Se poi prendete un cane di razza dall'allevamento che richiede e non vi dà il pedigree, peggio ancora, perché lì siamo a un livello ancora superiore, dovete pretendere il pedigree. Il pedigree è un documento che certifica prima di tutto l'albero genealogico, i genitori, in più molto spesso informazioni anche sulla salute che avevano i genitori, per esempio nella displasia dell'anca e del gomito. Sono segnati i vari gradi, quindi vi permette di capire dal pedigree chiaramente come erano i genitori, i nonni, i bisnonni del vostro cucciolo. Quindi è molto importante il pedigree. Ricordo che chi vi vende un cane di razza senza pedigree vi sta truffando. Parliamoci chiaro, è una truffa, e addirittura, se non mi sbaglio, potete anche richiedere dei danni se qualcuno vi vende un cane di razza, e molto spesso fanno la furbata. In questo video voglio anche sottolineare, fanno la furbata, vi dicono fenotipicamente un Labrador, e anche i veterinari che si prestano a ste robe vanno criticati. Su questo dovete pretendere che quando prendete un cane, anche se ve lo regalano, abbia il microchip, abbia le vaccinazioni, se no rifiutatevi. Qualcuno fa nascere il cane, è nato il cane, te lo mollo così, te lo microchip. No, rifiutatevi, perché le regole, le leggi non sono state fatte per cattiveria, ma sono state fatte per tutelare l'ultimo della fila, che siete voi che avete il cane, e per tutelare e per far sì che le persone prendessero consapevolezza nel far nascere i cani. Fai nascere i cani, ok, sei responsabile, devi chipparli, devi darli in una certa maniera. Le leggi non sono state fatte. Le leggi sugli animali domestici in Italia sono perfette, perché servono per dare consapevolezza a chi vuole mettere al mondo cuccioli, e quindi deve sapere che nel momento in cui dai un cane, poi lo devi dare in una certa maniera, altrimenti non fai nascere dei cuccioli. So che questo è un video un po' duro, però è così, mi dispiace, ma chi compra oggi un cane su subito.it senza pedigree a caso, ma anche ci sono venditori di cani che vi danno i cani senza pedigree, rifiutatevi, vi stanno truffando, soprattutto se vi dicono questo è un cane di razza, vi stanno truffando.
non prendeteli. È come prendere una macchina e vi dicono non ha il libretto. Vi stanno truffando. È come se vi vendono un gioiello e vi dicono non c'è la certificazione. Vi stanno truffando. E alimentare le truffe significa che alla fine il consumatore ci rimette. E purtroppo nel caso degli animali, i cani, i cuccioli, perché poi alimentate quel mercato che ovviamente vede che economicamente è un mercato che rende e quindi continuano. E quindi poi noi veterinari dobbiamo curare questi animali che poverini sono stati fatti nascere in una maniera indecente, facendo magari accoppiare degli animali con la displasia dell'anca, facendo accoppiare degli animali con cardiomiopatie, oppure venduti cani con cardiomiopatie senza dire al proprietario guarda che il cane c'ha un soffio cioè, queste cose dovete rifiutarvi. Spero che questo video abbia centrato l'obiettivo e ci vediamo al prossimo video.